Per chi vive nel mondo dell'arte, la definizione del prezzo di un'opera è una cosa ovvia. È parte della vita quotidiana di artisti, galleristi e collezionisti, un po' come per il medico visitare il paziente o per un atleta allenarsi prima di una gara. Per chi invece è appassionato ma non ha mai avuto l'occasione di lavorare in una galleria o in uno studio d'artista, il prezzo dell'opera rimane uno di quegli argomenti un po' magici. Come si calcola quindi il prezzo di un'opera d'arte? Che esista questa curiosità nei confronti del prezzo dell'opera sinceramente non mi stupisce, forse perché sentiamo parlare di prezzi delle opere d'arte soltanto in primavera e in autunno sui giornali, quando i record delle aste generano uno stupore collettivo. Ultima fra tutte il Salvator Mundi di Leonardo, da poco battuta all'asta da Christie's per 450 milioni di dollari e che alcune fonti sostengono sia stato acquistato da un misterioso principe saudita che lo darà in prestito al Louvre di Abu Dhabi. Queste notizie generano nel nostro immaginario l'idea di un mondo di soli grandi collezionisti come Leonardo DiCaprio, ma in realtà si tratta soltanto di una minima parte del collezionismo internazionale. Capiamo insieme come funziona il mercato dell'arte e come si definiscono i prezzi nelle fiere e nelle aste non da record. Nel video precedente abbiamo parlato dell'arte come investimento e nel momento in cui le opere entrano a far parte di un mercato, devono ovviamente seguire delle logiche di mercato. Un mercato, quello dell'arte, in cui vi sono numerosi attori, non solo gli artisti, ma le gallerie, i musei, gli archivi, le case d'asta e le case editrici, ma soprattutto i collezionisti. La premessa che deve essere fatta è che a prezzo non equivale valore. Numerosi sono gli studi che sono stati fatti sul mercato dell'arte contemporanea e se volete nel box in descrizione troverete dei materiali per approfondire l'argomento. Tre sono i criteri alla base del valore dell'opera secondo gli stessi protagonisti del sistema dell'arte: la qualità del lavoro, la reputazione dell'artista e infine il prezzo. Esiste una formula matematica nota a molti e ampiamente applicata sia in Italia che all'estero per calcolare il prezzo di un'opera, ma non esiste in realtà una formula magica. Quei fattori come materiali, design, marca, che ci sembrano ovvi per i capi di abbigliamento, gli oggetti di tecnologia o i gioielli, in un certo senso sono da considerare anche nell'arte. La formula matematica che viene applicata a dipinti, fotografie e talvolta sculture è la seguente: la somma della base e dell'altezza dell'opera per il coefficiente attribuito all'artista, il tutto moltiplicato per 10, ma con alcune variazioni in base al medium. La variabile più forte è giustamente il coefficiente, che consiste in un numero che viene attribuito all'artista e deciso secondo gli accordi con il proprio gallerista. Per stabilire il coefficiente dell'artista ci si basa sul suo curriculum vitae, quindi sulla partecipazione a mostre personali o collettive, sui premi vinti, sull'acquisizione da parte dei musei e sulle pubblicazioni a lui dedicate. Il parametro più corretto per stabilire il coefficiente di un artista dovrebbe essere la richiesta delle sue opere sul mercato, sia in galleria che in asta, e quindi il rapporto tra domanda e offerta. Però non sempre è così e soprattutto talvolta potrebbe non essere proporzionale. Il coefficiente cambia nel tempo. Un giovane artista quando viene venduto in galleria parte sempre da un coefficiente 1 nel calcolo del prezzo al pubblico, ma viene acquistato naturalmente ad un prezzo inferiore dal suo gallerista, che deve intervenire con la promozione e l'esposizione dell'opera. Il coefficiente sale quando i prezzi cominciano ad essere confermati sul mercato e quindi le persone sono disposte a pagare quella cifra per acquistare l'opera. Nel frattempo la galleria avrà promosso il lavoro dell'artista e lui avrà partecipato a mostre personali e collettive arricchendo il suo curriculum. Ovviamente con il passare del tempo, se l'interesse nei confronti dell'artista viene confermato, allora il coefficiente salirà sempre di più, altrimenti nel peggiore dei casi può rimanere fermo e non variare per un certo tempo. In rarissimi casi può diminuire. Proprio per questo l'investimento in arte è da considerare uno dei più sicuri. Talvolta accade che il coefficiente di un artista cambi in base all'opera. Quando aumenta infatti sul mercato la richiesta di una certa tipologia di opere di quell'artista, allora il coefficiente sale e di conseguenza anche il prezzo. Questo accade solitamente nei periodi considerati di picco dell'attività o di maggiore maturità. Il coefficiente però può variare anche in base al medium, per cui per decenni un lavoro su tela o un acrilico sono stati considerati di maggiore valore rispetto ad un'opera su carta. Questa visione è stata cambiata grazie al passaggio negli anni 60 di molti artisti alla carta come medium principale in diverse delle proprie opere. Pensiamo in Italia ad Alighiero Boetti o a Giulio Paolini. Quando la carta non è il medium principale dell'artista, si applica una seconda formula, che consiste nello scontare del 40% il prezzo dell'opera rispetto ad una sua opera delle stesse dimensioni su tela.
Bisogna però fare una distinzione tra opere uniche su carta, alle quali appunto si applica questa formula scontata, e opere multiple su carta, come litografie o serigrafie. Il prezzo dei multipli, infatti, varia molto rispetto al prezzo di un'opera unica su carta, e questa può dipendere dalla tiratura, quindi dal numero di esemplari che di quell'opera sono stati realizzati, ma anche dal numero preciso dell'esemplare. Si è diffusa sempre di più l'idea che tra i multipli vi siano degli esemplari di maggior valore. Questi sono le prove d'artista, che vengono realizzate prima della tiratura ufficiale, e i numeri primi di una certa tiratura, quindi ad esempio il numero 2 su 100 piuttosto che il numero 52 su 100. Ovviamente anche per i multipli vi sono delle differenze legate al medium. Storicamente un'opera su carta vale meno di un multiplo in scultura. Nel caso dei multipli, oltre a determinare il prezzo in base ad un accordo tra gallerista e artista, anche la domanda sul mercato fa la differenza. Bisogna sempre considerare che solitamente i multipli ricoprono un ruolo secondario nell'attività di un artista, ed è quindi naturale che questi abbiano un mercato specifico. Infine, fotografia e scultura si inseriscono nelle dinamiche del mercato dell'opera unica e quindi della definizione del prezzo così come l'abbiamo vista, ma ognuno con delle sue regole specifiche. Per convenzione una scultura viene considerata opera unica se realizzata in un numero massimo di 9 esemplari, e ognuno di questi esemplari sarà a sé stante e opera unica, appunto. Superato il numero di 9 esemplari viene considerato multiplo. Vale lo stesso criterio per la fotografia, e sono di maggior pregio le stampe realizzate direttamente dall'artista e nelle numerazioni più basse, quindi in questo caso la rarità diviene la variabile più importante. Queste sono in linea di massima le norme di uso comune nel mercato dell'arte e valgono sia per artisti emergenti, ma anche per artisti storicizzati, con qualche eccezione grazie a fortunati passaggi d'asta che ne fanno salire la richiesta sul mercato e quindi il prezzo. Quelle che abbiamo visto insieme quindi sono delle linee guida utili a stabilire una base per la definizione del prezzo dell'opera. Queste però sono costantemente influenzate anche da altri fattori, come ad esempio il non essere più in vita dell'artista, la presenza di un'autentica o di un certificato di archiviazione attendibile, ma questo è un grande capitolo e ve ne parlerò in un video dedicato, la pubblicazione sul catalogo generale o ragionato dell'artista, di cui parleremo anche, e la presenza sul mercato di falsi accertati. Il sistema dell'arte è per me molto affascinante, e se sono riuscita a trasmetterti questa mia passione almeno un po', metti un mi piace, e se hai ancora qualche curiosità legata al tema, scrivimelo nei commenti.